Eccoci qui ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale a parlare quest'oggi di un argomento che mi affascina tantissimo. Non so se avete letto o avete avuto modo di leggere la notizia. La FIFA vorrebbe cambiare qualcosina per quanto riguarda il fuorigioco, ovvero non essere più così fiscali, quindi quei gol annullati per un orecchio o un capello in fuorigioco non esisteranno più nel caso ovviamente dovesse andare in porto questo cambiamento alla regola del fuorigioco, ed è un argomento che mi affascina tantissimo perché poi è inevitabile che va a finire su degli accorgimenti tattici che dovranno essere per forza effettuati e studiati dalle varie squadre e dai difensori in particolare, e anche dai portieri. Ma ci arriviamo ragazzi. Prima di cominciare, chi vuole si può iscrivere al canale, è ancora gratis, attivate la campanella. Parliamo di tattica, parliamo di calcio giocato, parliamo di calciomercato, anche se preferisco parlare di calcio giocato post partite, al di là che ovviamente il canale gira intorno al nostro Napoli, però tutte le partite che guardo anche di altre squadre cerco di dire la mia, essendo quanto più obiettivo possibile per ciò poi che ho visto in campo. Ma andiamo direttamente a parlare di questa nuova regola che la FIFA vorrebbe introdurre e vi dico la mia. Allora, l'idea della FIFA è quella di iniziare a considerare annullabile per fuorigioco qualsiasi gol in cui il corpo del calciatore in zona offensiva supera interamente quello dell'ultimo difensore che tiene la linea. In sostanza, è fuori gioco solo nei casi in cui è presente una separazione visiva tra attaccante e difensore. Per intenderci, nella foto che adesso vi vado a mostrare, l'azione sarebbe regolare con la nuova regola. La foto è questa qui. Eccola qui. La lascio un attimo qui in sovraimpressione. Vedete che comunque tracciando la linea rossa, il calciatore in maglia celestino ha ancora un piede che va a finire sulla linea, quindi il gol sarebbe regolare con l'introduzione nella nuova regola. Continua la FIFA. Al momento la regola non è ancora stata approvata in quanto sono ancora in corso delle sperimentazioni in Svezia, in Olanda e anche in Italia, dove lo scorso maggio 2 delegati FIFA hanno assistito a 2 match del campionato Under 18, oggetto del lavoro di sperimentazione. Vi rimetto la foto qui perché poi c'è da capire. Praticamente, tracciando questa linea rossa ci deve essere uno spazio visivo e non ci devono essere né piedi né talloni e né tantomeno parti del corpo che vanno ad incidere sulla linea tracciata, in questo caso dal VAR, nel caso ci sia un VAR check su un fuorigioco, eccetera, eccetera. Quindi togliamo un attimo la foto. Quindi dal mio punto di vista cambierà, e non poco, il calcio giocato, perché comunque ti devi adeguare ad una regola dove puoi avere un attaccante che ti può dare già quel non dico quasi mezzo metro di vantaggio nel caso scatti in linea con il piede dell'ultimo difensore, anche se col corpo è totalmente avanti. Quindi viene da sé capire come bisognerà difendersi. Bisogna avere difensori sempre più veloci, perché poi mettiamo il caso che io devo difendere contro una squadra che ha un Mbappé di turno. Già partendo diciamo in linea con Mbappé già non c'è storia, però poi se gli diamo anche quei 30-40 centimetri di vantaggio, perché poi non è più fuori gioco, diventa poi difficile prenderlo. Ho detto Mbappé per farne uno di nome, ma possiamo tranquillamente esaminare tantissime formazioni che in attacco fanno della velocità comunque la loro forza in tridenti schierati. Ci sono tantissimi calciatori che sono velocissimi e già quando partono in linea non li prendi più. Quindi ieri ho letto la notizia e cercavo un attimo di guardare in avanti e pensare come bisognerebbe difendersi e trovare le contromisure. In primis c'è bisogno di un portiere molto più attento e forse che deve giocare anche un tantino più fuori
dalla linea di porta, perché dovresti poi essere pronto a sopperire alla mancanza di qualche difensore nel caso ci sia un'azione del genere. Vi rimetto la foto tanto per capire, nel caso parta il calciatore e passi questo pallone, comunque il portiere dovrebbe essere molto più attento per ovviare non all'errore del difensore, perché poi non possiamo parlare di errore del difensore in questo caso, però ovviare a una mancanza tecnica e l'attaccante va in porta. In primis il ruolo del portiere. Un altro punto secondo me da analizzare è come riuscire a trovare due centrali che comunque riescano a far sì che non scappi nessuno anche oltre la linea, perché secondo me a livello tecnico diventa più difficile diciamo non contare ma calcolare, ecco, il momento di partenza dell'attaccante, perché comunque gli attaccanti si alleneranno in base ad una linea del fuorigioco che è più avanti inevitabilmente, e così il difensore dovrà regolarsi di conseguenza. Quindi o troveremo squadre che useranno meno la trappola del fuorigioco aspettandoti, credo, sulla linea dell'area di rigore, tenendo comunque meno campo possibile da poter lasciare ad un'eventuale ripartenza. Dall'altro invece potremmo trovare squadre che si spingono talmente in avanti, però fanno una linea di difesa con 4 velocisti per ovviare ovviamente a queste ripartenze che possono essere letali. Ci sono già oggi, attenzione, c'è il Napoli di Spalletti come esempio che ti viene a prendere alto, ti veniva a prendere alto, perché comunque Spalletti è il passato, ti veniva a prendere alto e abbiamo subito comunque quest'anno delle imbarcate dove abbiamo preso gol inevitabili su contropiede, quando in avanti sei con 10 uomini e ti rimangono soli 2 centrali nel cerchio di centrocampo, devi essere rapido a tornare a ricoprire con le mezzali e con i terzini che devono poi tornare perché si sono spinti in avanti. Diventa una situazione intrigante. Ripeto, la regola non è ancora stata messa in pratica, non c'è niente di ufficiale, si stanno facendo solo sperimentazioni. Io devo dire che non mi dispiace affatto un apporto del genere per, a mio avviso, incrementare lo spettacolo, perché con questa regola, allenando bene una linea d'attacco, i gol che possono uscire saranno molti di più. Poi sono le prime impressioni, è la prima analisi che ho fatto da solo a livello tecnico-tattico, quindi ce ne saranno altre e sarà anche un argomento che porterò in una live con ospiti per parlare comunque di tattica e sentire anche altre campane, perché questi sono gli argomenti che a me piacciono in primis, che vanno convergono, diciamo, nella partita di calcio giocato, al di là del gossip del calciomercato che poi c'è attorno all'ambiente calcio, che sicuramente ne dobbiamo parlare e ne parliamo e ne parleremo sul canale, però preferirei fare molti più video di questo genere che parlare di 10 acquisti o 10 nomi di calciomercato in 10 ore, perché è così che sta succedendo. Anche prima che apriva il calciomercato, prima che il Napoli prendesse l'allenatore, c'erano già 40 papabili, con tutti i nomi che De Laurentiis poi ha detto di aver regalato ai giornalisti solamente per far notizie, e poi infatti abbiamo preso Garcia, che non era poi uno dei papabili, anzi lo era all'inizio, poi andò scemando, e il Napoli invece sotto traccia, con un grandissimo presidente, ha preso Garcia, che rimane per me un grandissimo profilo per un Napoli offensivo. Però torniamo un attimo e dico l'ultima cosa su questa regola del fuorigioco che dovrebbe cambiare. Abbiamo parlato del portiere che dovrebbe, secondo me, stare più avanti un tantino, secondo me, non dico al limite dell'area di rigore, ma quasi, dovrebbe stare tipo un paio di metri fuori all'area piccola quasi sempre, per ovviare a eventuali ripartenze di giocatori velocissimi in contropiede. E poi cambierà sicuramente l'atteggiamento del difensore in primis. Il difensore centrale
si allenerà molto più sull'essere veloce, rapido, cambi di direzione e riuscire a chiudere le diagonali nel caso prendi imbarcate del genere. Quindi vediamo comunque che ci sarà bisogno di innovare anche gli allenamenti per quanto riguarda soprattutto la linea difensiva. Poi al di là della linea difensiva devi comunque sempre avere una linea mediana che ti fa filtro, che ti dà una mano nei raddoppi, eccetera, eccetera, ma questo c'è già nel calcio moderno, nel calcio di oggi, quindi non è una novità, però cambierà secondo me l'allenamento del difensore centrale, cambieranno le caratteristiche dei difensori centrali da qui a che so, 4-5 anni, così come abbiamo visto il cambiamento nel calcio dove prima, anni fa, trovavamo un trio d'attacco al limite composto da una punta di peso e due esterni che non erano nemmeno tanto bassi. Abbiamo visto col passare del tempo questi tridenti dove la massima altezza al limite era 1,75 con un giocatore basso da falso 9, ricordiamo il Napoli di Sarri, possiamo vedere anche squadre in Premier che in passato comunque hanno sempre giocato con tre attaccanti bassi, con un 4-3 rapido, la stessa Spagna che a volte ha giocato senza punta di peso perché nella storia della Spagna le punte di peso sono state relativamente poche rispetto, secondo me, a un'Italia che ha avuto arieti in passato esagerati come Vieri, lo stesso Toni, Gilardino, Iaquinta, tutti quegli attaccanti che comunque erano alti e facevano della fisicità comunque una delle loro caratteristiche principali. Secondo me andrà a scemare sempre di più anche il fatto di avere difensori un po' lenti e macchinosi, perché con questo sistema e con questa innovazione di gioco hai bisogno inevitabilmente di due centrali che siano in primis veloci nel recupero e soprattutto rapidi di pensiero nell'anticipo, perché poi dovresti andare ad ovviare e non far creare queste situazioni di contropiede che possono diventare ancora più letali di quanto lo sono oggi. Detto questo, ragazzi, abbiamo analizzato questa situazione ed è un piacere per me parlare di tattica e di innovazione sul calcio giocato. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale prima di attivare la campanella o dopo attivare la campanella, no, iscrivetevi prima e poi attivate la campanella delle notifiche e ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli, ciao!